Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla Honda GB350S. Finalmente oggi vi parlo dello scarico Mistral, ve lo faccio già ammirare nel dettaglio con qualche inquadratura ravvicinata. Questo è il modello conico di colorazione cromata, disponibile ovviamente anche in nero. Vi racconto un po' com'è nata questa collaborazione con Mistral. Quando ho deciso di acquistare questa Honda, dopo averla vista in salone dalla concessionaria ufficiale Honda, mi sono davvero innamorato dei particolari di questa moto che, pur essendo economica, come abbiamo parlato nel video dei pregi, è molto ben rifinita. Vedete la bellezza del serbatoio, vedete le cromature originali sui carter, sul paracalore del silenziatore, gli specchi. Quindi è veramente una moto che, per la cifra che costa, davvero ben rifinita. Ricordiamo, di listino sfiora i 4.700 euro, quindi comunque parliamo davvero di un modello piuttosto economico. Ad occhio la prima cosa che per me stonava era lo scarico originale, perché a livello estetico rovinava tanto per me l'estetica stessa della moto. Naturalmente, per proporre una moto a un prezzo così competitivo, il costruttore deve risparmiare su qualche componente e solitamente lo scarico è uno di questi. Premesso, non che fosse proprio orrendo quello originale, però diciamo che proprio dinanzi a tutte queste cromature così belle io ci vedevo benissimo qualcosa che completasse l'opera. Ho iniziato quindi a fare una ricerca sul web. Premetto che questa è la mia prima moto classica, ho sempre avuto moto moderne, sportive, e quindi ho iniziato a vedere i vari marchi disponibili. Un mio caro amico Michele, che ha avuto la Guzzi V7 ed è un amante appunto delle Guzzi, mi aveva consigliato tempo fa di dare un'occhiata al catalogo Mistral. Lui stesso aveva comprato per la sua V7 Stone un doppio scarico e si era trovato benissimo, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto e il sound, ma anche l'assistenza pre e post vendita. Ho deciso quindi di dare un'occhiata al catalogo e ho scoperto questo modello conico che per me, ragazzi, è fantastico. Cioè, appena l'ho visto e ho potuto ammirare le foto disponibili sul sito, ho deciso che questo era lo scarico che avrei voluto montare. Ho lasciato perdere direttamente tutte le altre soluzioni che magari possono essere anche valide, ma sapevo che Mistral sul sound non tradisce mai, sulla qualità costruttiva nemmeno. Hanno appunto un'assistenza pre post vendita eccezionale, quindi ho detto non c'è motivo per cui io debba valutare altre soluzioni. Ho scelto appunto il loro silenziatore. Piccola premessa: avremo una riduzione di peso di circa 1,3 kg. Lo scarico è realizzato in acciaio inox, è fatto tutto a mano a Mandello dell'Ario nella loro sede. Abbiamo deciso di fare un'intervista al titolare Alex Micheli, che saluto, e saluto anche Carlotta, perché come detto sono sempre molto disponibili per tutte le domande che avete da fare prima di acquistare lo scarico e anche dopo. Nel loro catalogo ci sono 3 modelli dedicati alla GB con diverse combinazioni di colori. Questo stesso per esempio è disponibile anche in nero opaco, quindi un po' più simile all'accostamento cromatico di quello originale. Questo è il modello MGH, vi lascio la sigla precisa in sovraimpressione. E poi c'è il modello Exclusive e poi l'altro modello è l'Exclusive Special Edition. Avendo forme diverse avranno un suono anche leggermente diverso. Sul loro canale YouTube è possibile ascoltare le varie prove di sound. Noi ovviamente abbiamo scelto questo per dico la verità, per una questione estetica, è quello che mi piaceva di più, però sicuramente anche gli altri sono molto validi a livello di sound, con delle piccole differenze appunto sia estetiche sia di suono. Ovviamente lo scarico è completo di omologazione Euro 5 Plus, non abbiamo nessun problema quindi in caso di controlli delle forze dell'ordine, perché rispetta tutti i parametri, ha il DB Killer saldato e promette, come detto, un risparmio di peso di 1,3 kg. Avremo quindi un miglioramento sia della coppia sia dell'accelerazione. Sull'accelerazione abbiamo anche un grafico che vi metto in sovraimpressione, che ci ha inviato proprio Alex, specificando però che non ha potuto fare una prova completa al banco perché la moto
test era una moto ancora in rodaggio, quindi non ha potuto fare una prova completa al 100%. Il logo è inciso a laser, qui abbiamo dei riflessi, però vi assicuro che è davvero molto molto bello, con la scritta Mistral Mandello dell'Ario. Ovviamente la sede di Mistral ci riporta al grande legame che hanno con le moto Guzzi. Prima vi ho citato un amico guzzista che ha scelto questa marca per la sua V7 e sono tanti guzzisti che scelgono questo marchio, quindi se dei motociclisti molto appassionati come i guzzisti scelgono un marchio del genere proprio per la qualità costruttiva e il sound che migliora notevolmente. Il motore di questa moto ha molta personalità e anche il sound ce l'ha, anche se devo dire che dal primo momento ho capito che da quel punto di vista si poteva fare qualcosa di più. Infatti, per quanto sia bello il sound stock, ha un qualcosa nella timbrica che lo rende un po' trattorino, un po' giocattoloso. Ovviamente so che molti criticheranno questa mia affermazione, ma alla fine è sempre un discorso di gusti. Sapevo che uno scarico aftermarket ben fatto avrebbe dato un tono più profondo. È una cosa che ho provato già in passato su altre moto che ho avuto e quindi ero quasi certo di questa cosa e devo dire che l'ho ritrovata pienamente in questo Mistral conico. Lo scarico arriva in un packaging molto curato e molto ben protetto, segno di grande attenzione da parte dell'azienda nei minimi dettagli. Devo dire, loro sono molto organizzati. E questo è emerso anche dall'intervista che abbiamo fatto con Alex, che abbiamo pubblicato sul nostro sito. È stato gentilissimo e molto disponibile a raccontarci tutta la storia del marchio, del brand, il lavoro del padre e come l'azienda si è evoluta nel tempo. Davvero una bellissima realtà tutta italiana. Vi lascio in sovraimpressione qualche immagine dell'unboxing che ho realizzato qualche settimana fa e anche dell'installazione presso gli amici di Motoservice, nostra concessionaria officina partner. Ci hanno aiutato nell'installazione dello scarico, che ovviamente è molto semplice. Vanno rimosse queste due coperture con delle chiavi esagonali, vanno fatte scorrere nelle clip. A quel punto avremo accesso alla fascetta da svitare ovviamente. Va rimossa ovviamente il perno che tiene lo scarico attaccato alla pedana passeggero e a quel punto sarà veramente semplice rimuovere il tutto. La staffa è realizzata con taglio a laser molto precisa, molto curata. Anche un dettaglio nascosto ci rivela quanto Alex e i suoi collaboratori tengano alla qualità di tutte le componenti. Davvero tutto molto ben realizzato, quindi il montaggio è stato semplice e tutto perfettamente compatibile. Devo dire poi che sin dalla prima accensione siamo rimasti tutti stupiti dalla timbrica dello scarico stesso, che è davvero spettacolare. Vi lascio qualche clip.
ricordo che è sempre molto difficile catturare con un microfono e rendere l'idea del sound di una moto per tanti motivi, sia perché è difficile registrare, noi utilizziamo dei microfoni di alta qualità, però è sempre difficile poi isolare il sound dal vento, dai vari tipi di rumori ambientali, e riuscire a rendere l'idea di come suona uno scarico. Spero da queste clip possiate rendervi conto di quello che dicevo prima. La timbrica di questo Mistral è molto più matura e rende questa moto ancora più simile a un motore di cilindrata maggiore. C'è da dire che la GB in effetti non sembra una 350, ma pare almeno un 500, e con questa timbrica più matura noi abbiamo veramente l'impressione di guidare una moto più grande. A livello di guida, oltre alla soddisfazione legata al sound, abbiamo un'erogazione più pulita, un miglioramento nel grafico sia della velocità che della coppia. Ovviamente, parlando di una moto di soli 21 cavalli, queste percentuali di miglioramento sono sì percepibili, ma in forma minore rispetto ad altri modelli, ma comunque è sempre un qualcosa di buono da abbinare al discorso del peso risparmiato e dell'estetica, soprattutto perché, io sono sincero, il cambio scarico per me è stato in primis legato a un discorso estetico. La moto ha un prezzo d'acquisto economico, ripeto, parliamo di 4.700 euro salvo sconti da applicare eccetera, quindi investire qualche centinaio d'euro per renderla così bella e così speciale a livello di estetica era il minimo per me. Se avete voglia anche voi di aggiornare il vostro scarico e di montare sulla vostra GB un prodotto premium realizzato in Italia con una fattura artigianale davvero molto curata, vi consiglio di scrivere tramite il form presente sul sito di Mistral a Carlotta e Alex e farvi fare un preventivo. Vi risponderanno presto, vi daranno tutti i dettagli che vi servono per procedere a un eventuale acquisto. Noi ci vedremo per un prossimo video dedicato a questo Mistral, dove ve lo racconterò in una maniera un po' diversa. Oggi però ci tenevo a parlarvene un po', a fare questa chiacchierata con voi, a mostrarvi le fasi di unboxing e di installazione e qualche clip appunto già registrata. Ne arriveranno delle altre dove vi faremo vedere e soprattutto sentire le qualità di questo componente. Per qualsiasi domanda e curiosità potete anche scriverci nei commenti, siamo a vostra completa disposizione. Vi lascio con il saluto dal vivo del nostro Mistral e mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Un saluto a tutti.